Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e bentornati in questo nuovo video dove dirò la mia sulla questione Cristiano Ronaldo, che non è da ieri o dall'altro ieri, dalle dichiarazioni ultime che è scoppiata la polemica, ma è da quando Cristiano Ronaldo è approdato a Manchester che tra dichiarazioni sue, risposte, botte e risposte con la società non va bene niente e secondo me è arrivato il punto di andarsene via. Cioè, io quello che penso io è una persona come Cristiano Ronaldo, con tutti i milioni guadagnati, con la fama mondiale e tutto ciò che ha dato al calcio, cosa ci vuole? A dare le dimissioni come fa un allenatore? Vai sopra, ragazzi, io qua purtroppo non ci posso stare più, rinunci anche allo stipendio, perché voglio dire, puoi anche rinunciare e comportarti da uomo una volta nella vita, invece che fare sempre la prima donna e continuare a fare questioni, mettendo poi in cattiva luce una società che nella storia ha sempre fatto bene, non ha mai avuto di questi problemi, o pochissime volte senti il Manchester United sui giornali per problemi di spogliatoio e quant'altro. Quindi per me è inconcepibile che stia ancora lì ed è inconcepibile che ancora si facciano questioni. Allora, dal punto di vista tecnico-tattico, Ten Hag, l'allenatore del Manchester United, io l'ho visto anche in Olanda, è un allenatore che comunque predilige il gioco, predilige l'armonia tra i reparti, predilige palla a terra a un tocco, ci riesce, non ci riesce, non è questo il punto è che se vuoi avere Cristiano Ronaldo come arma in più, devi giocare per lui. Se invece Cristiano Ronaldo deve essere la pedina per completare un gioco corale, pure ci può stare, ma poi se gli vai a chiedere comunque di giocare a un tocco e di giocare per la squadra, allora lì andiamo un po' in difficoltà. Con questo non voglio dire che Cristiano Ronaldo sia finito, non è finito, è scarso, è forte o quant'altro. Numeri alla mano, se Cristiano Ronaldo gli costruisci la squadra intorno e giochi per lui, Cristiano Ronaldo ti fa 30 gol. Mo che sia in Serie A, che sia in Inghilterra, che sia in Francia o in Spagna. Se invece prediligi un altro tipo di gioco, allora è normale che trovi meno spazio. Poi c'è anche da dire che a 38 anni, 38 credo che abbia 38 anni, 37 anni, 38 anni, non mi sembra 38 anni, comunque a quell'età puoi anche tranquillamente un attimo fare due passi indietro e dire ok, io sono ancora in forma, però comunque a livello di stipendio, a livello di minuti giocati, puoi anche fare un passo indietro, altrimenti tu sei Cristiano Ronaldo, domani mattina ti svegli, vai via dal Manchester e te ne vai in un'altra squadra dove giocherai titolare al 100%. Torni in Portogallo, te ne vai in Francia, in Serie A da qualcuno, giocherai sicuramente titolare in un'altra squadra dove ti compreranno apposta per farti giocare e si è risolto il problema. Ma queste cose, queste dichiarazioni, io mi hanno tradito nello spogliatoio, cioè dal punto di vista calcistico, vedi, poi alla lunga si fa sempre il paragone con Messi. Messi da questo punto di vista è anni luce superiore, così come dal punto di vista del calcio giocato. Alla fine Cristiano Ronaldo ha allenato il suo fisico per raggiungere i risultati che a Messi vengono naturalmente, però poi arrivato a un certo punto il calciatore che le cose le fa naturalmente, ma arrivata a un'età avanzata le cose le fa comunque, si stanca di più, tutto quello che vuoi, ma le riesce a far comunque. Invece chi si è allenato fisicamente per poterle fare ma non ce le ha naturalmente quelle cose, ovviamente con l'età che avanza ti vengono a mancare, è inevitabile. Mo non sto parlando che Cristiano Ronaldo sia un giocatore finito, però un po' di umiltà farebbe bene. Un altro punto da analizzare, secondo me,
che tutta questa fantomima e questa scena sta succedendo perché Cristiano Ronaldo è un mondo monetario che avanza ogni volta, ci sono soldi dappertutto, un post su Instagram sono migliaia e migliaia e migliaia di euro guadagnati, il nome, il brand e quant'altro. Allora dico io, se è solo questo il motivo di fare tutta questa fantomima, perché ti serve che devi giocare ovviamente, perché sennò il brand se ne scende e quant'altro, allora secondo me hai sbagliato pure a investire su determinate persone che te lo stanno curando questo brand, perché quelle determinate persone avrebbero dovuto già sapere che tu a 38 anni avresti avuto questi problemi, quindi si doveva affrontare la questione brand dall'apice a scendere sempre più in basso, continuando a guadagnare, però a livello, come si dice, a livello proporzionale devi pure abbassare un attimo le pretese, secondo me. Fatto sta che io lo stimavo come calciatore, però dopo le dichiarazioni, ma dopo gli ultimi 6 mesi mi è scaduto un po' proprio a livello umano, che comunque sei un egoista e sei un egocentrico, il calcio è uno sport di gruppo. Detto questo, ragazzi, la concludo qua. Volevo dire la mia, fatemi sapere la vostra nei commenti ovviamente, e se vi va iscrivetevi al canale, si parla di calcio e ci divertiamo. Ciao!